Buongiorno a tutti quanti dalle rogaie, mi raccomando ricordatevi di iscrivervi al canale. Oggi andiamo a governare le mucche, oggi useremo questa incredibile macchina che si chiama carro. Per poter dare da mangiare a 500 mucche è chiaro che c'è bisogno di una macchina enorme e questo è il nostro carro è semovente, il che significa che motore e miscelatore sono un tutt'uno. L'alternativa sono dei miscelatori che vengono trainati da dei trattori. Il più grande vantaggio dei semoventi rispetto ai trainati è proprio questo qui. Grazie alla fresa anteriore, il carro semovente può autocaricarsi tutti i foraggi all'interno del miscelatore che c'è all'interno. La fresa si presenta davanti al salame o davanti ai silos, taglia il fronte e dopodiché attraverso un nastro trasportatore che c'è qui dentro, il materiale viene lanciato all'interno del miscelatore. Ecco, vedete, questo qui è il nastro che raccatta il materiale che la fresa e lo proietta, lo lancia all'interno del miscelatore, dove ci sono queste due enormi cocle che omogeneizzano tutto il prodotto che hanno all'interno, e in più, grazie ai coltelli che ci sono attaccati, ai controcoltelli della parete, riescono anche a tagliare tutto il materiale lungo, i rotoli e i fieni. Ormai la tecnica della miscelazione si usa in tutte le stalle del mondo e quello che ne esce, il risultato, si chiama Unifeed. L'Unifeed è un'invenzione israeliana di fine degli anni 70. Prima come si faceva a governare le mucche? Un ingrediente alla volta. Allora ecco che la mattina si srotolava un rotolo di fieno, poi quando il fieno era finito si passava con la carretta con la farina di mais e così eccetera eccetera. Gli israeliani hanno presto capito però che dando gli ingredienti uno alla volta si creavano troppi squilibri di pH all'interno del rumine e soprattutto hanno capito che la costanza degli ingredienti è fondamentale per il benessere dell'animale. Un altro grande vantaggio dell'Unifeed è quello di presentare la razione alle mucche tutta mischiata. Ecco che la mucca allora non può con il naso e con la lingua scegliere ciò che preferisce mangiare. Ecco, con il nostro mega carro di 27 metri cubi riusciamo al massimo a fare 160 razioni e il primo carro che facciamo, che è quello che vi faccio vedere, è quello per le mucche dal latte. Alle rogaie la razione viene fatta 2 volte al giorno, la mattina alle 5 e il pomeriggio alle 3. Prima regola: mai fare variazioni. La razione deve essere nei giorni il più costante possibile. Ogni cambio di quantità, ogni cambio di ingrediente determina uno squilibrio a livello ruminale negli stomaci della mucca. Pensate che una mucca impiega 20 giorni ad abituarsi a un nuovo ingrediente. Il primo ingrediente che andiamo a mettere è il fieno di medica, in inglese alfalfa. Il termine fieno ne specifica la sua modalità di conservazione. Questa pianta, l'erba medica, si conserva perché dopo che è stata trinciata nei campi viene lasciata lì e fatta seccare. Dopodiché viene fatto il tipico rotolo e il rotolo portato in stalla e doverosamente coperto affinché non si bagni. Ovviamente il fieno che si bagna ammuffisce. Di solito il fieno di medica nei carri semoventi come il nostro viene direttamente messo all'interno del frullatore, dopodiché fatto macinare dai coltelli e dai controcoltelli che ci sono all'interno. Ma io preferisco comunque sia passarlo attraverso la fresa così da tagliarlo ancora di più. A me il fieno di medica mi piace che sia abbastanza fine, perché in Maremma tendenzialmente il fieno tende a venire grossolano, molto difficile riuscire ad avere un fieno fino da noi in Maremma, causa il clima ovviamente. Le estati estremamente calde e con pochissima pioggia fanno sì che la pianta tenda velocemente a lignificare. Ecco che allora io preferisco questo fieno tagliarlo fino così da essere un pochino più digeribile. A mio parere il fieno di medica è il foraggio più importante di tutti, il principe, e sono sicuro che le mucche sono d'accordo con me. E ve lo dico perché proprio ieri discutevo con una decina di mucche amiche mie di questo argomento e fidatevi, erano d'accordo con me. Avevamo fatto un assaggio di ingredienti e hanno tutte scelto il fieno di medica. Finito di caricare il fieno di medica, facciamo manovra. Intanto il fieno dentro continua a girare nelle pale e a trinciarsi.
noi facciamo manovra e ci piazziamo sotto ai silos. I silos è dove noi stocchiamo i concentrati che compriamo dall'esterno: farina di soia, farina di mais e polpe di barbabietola. Mettiamo il carro sotto alle cocle, dopodiché scendiamo e andiamo a accendere i motorini dei silos. Questo qui è il labirinto dei silos, una foresta di silos. Qua ci sono i comandi dei vari silos con i numeri, l'1, il 2, il 4, l'11 e il 3. Non mi chiedete come mai sono 5 e c'è l'11. Salto sempre così. Intanto che aspettiamo che la farina di soia entri nel mega mixer, vi spiego un attimo il segreto, come fa questa macchina a pesare. È molto semplice. Questo frullatore enorme appoggia tutto quanto su delle celle che fanno da pesa elettronica. Tra l'altro una pesa molto precisa, ha un errore di 2 kg, quindi si sa veramente, si riesce veramente a sapere al chilo quanto mangiano le mucche. E sui concentrati, perché è importantissimo che la pesa pesi bene? Perché i concentrati sono in assoluto la cosa più costosa che c'è in un'azienda agricola. Ecco perché io tengo il motore al minimo quando carico i concentrati, così non oscilla e non fa sbilanciare la bilancia. Ma come mai facciamo 2 carri al giorno invece che un carro solo la mattina? Perché avendo noi una razione di foraggi a base di insilati, il che significa che contengono una quota parte di acqua, sono umidi, l'esposizione della razione al caldo e all'aria ne fa partire i processi di fermentazione, che alle mucche ovviamente non piacciono. Se facessimo un carro unico alla mattina, il rischio è che la razione il giorno dopo non sia più tanto fresca. Invece, preparandola 2 volte al giorno, riusciamo a garantire un'eccezionale freschezza e soprattutto una più alta appetibilità, perché la mucca è molto più invogliata a mangiare una cosa profumata, salubre e fresca, una cosa che è un pochino scaldata a seguito dell'inizio delle fermentazioni. Questa dove siamo adesso è una mega trincea di sorgo. Come trincea, diciamoci la verità, non è il massimo. Le trincee dovrebbero essere larghe 8-9 metri. Noi, per fare un buon lavoro, dovremmo avere il coraggio di dividerla in 2. Però, essendo la nostra filosofia attuale e soprattutto la nostra filosofia futura, i salamoni, quelli bianchi, diciamo che questa qui non è una miglioria che abbiamo come prioritaria. Però per i carri come il nostro, e siamo 20, con la fresa mangiare dalla trincea è la soddisfazione maggiore. Sono nati per questo. La fresa si butta con il muso dentro e divora quintali e quintali in pochissimo tempo. Il sorgo è una valida alternativa al trinciato di mais. È più alta la sua digeribilità, nel senso che la pianta, non dovendo sorreggere il peso della pannocchia del mais, diciamo che è un pochino più morbida e quindi più digeribile al rumine delle mucche, ma soprattutto è minore la necessità di acqua per crescere e quindi necessita durante il periodo estivo di meno irrigazione, ergo è una coltivazione più sostenibile al nostro clima maremmano, che di piogge l'estate non te ne concede. Carichiamo un pochino di paglia, un pizzico solo, 30 kg, ma che secondo me sono necessari per lo stimolo alla ruminazione. Adesso andiamo a caricare l'ultimo ingrediente, il Dakota. Ma come fa a sapere il carro quanti chili di ogni prodotto deve dare? Molto semplice. Questo qui, che è il computerino di bordo, ha all'interno memorizzata la razione. Sa quante razioni deve fare, cioè quante mucche a quante mucche deve dare da mangiare. E è molto semplice perché noi in stalla abbiamo 240 mucche, quindi saranno 120 razioni la mattina e 120 razioni il pomeriggio. Quindi il computer fa, di Dakota dobbiamo darne ad esempio 5 kg, fa 5 kg per 120 razioni, totale 128, mi sta dicendo lui. In realtà credo faccia 720, però nel mentre che noi ci muoviamo, vedete che il peso un pochino cambia, perché il carro, ogni buca che prende, diciamo, fa cambiare il peso alla pesa. Però io poi quando arrivo davanti al prodotto taro la pesa, così che riparte dal peso giusto, che è 720. Ecco, siamo arrivati davanti al Dakota. Quindi la pesa sa che io di raccolta devo caricarne 7 quintali
Via via che lo peso e la pesa si aggiorna, cala il peso e quando sono arrivato alla fine del carico sentirete una sirena estremamente assordante che ti avvisa che hai finito di caricare. A proposito del Dakota, il Dakota è un miscuglio di erbe invernali, 4-5 tipi diversi di erbe, che io trovo estremamente eccezionale per due motivi. La facilità di conservazione, perché fidatevi, i preappassiti invernali non sono così facili da mantenere nella budissa e io un risultato buono come con il Dakota non l'ho avuto con nessun altro foraggio, e soprattutto per la digeribilità. Insomma, le mucche vanno pazze per il Dakota. Adesso abbiamo finito di caricare tutto, in totale ci sono 58 quintali, 5800 kg di roba che abbiamo caricato qua dietro, e adesso c'è il momento che preferisco più di tutti. Entro in stalla, le mucche vedono il carro rosso, sentono il rumore, lo riconoscono e sono tutte là con la faccia di fuori pronte ad aspettarmi che gli scarichi cibo nuovo, fresco.